Ciao e benvenuto o benvenuta in questo tutorial nel quale ti presento questa web app che ho ideato e realizzato per la raccolta dei dati e successivamente per la loro gestione nel tempo in ordine agli indicatori del bilancio aziendale. Vado a fare questa presentazione come fotocopia di quella precedente, ma con l'interfaccia in inglese, di modo che anche chi non parla italiano possa capire subito un po' meglio di cosa si tratta. Ho fatto vedere anche nella lezione precedente con l'interfaccia in italiano che questa web app può essere utilizzata con l'interfaccia in tutte le lingue del mondo. Qui ce ne sono veramente tantissime. Basta cliccare e cambia la lingua non soltanto qui nella dashboard principale, che ora poi genereremo subito, ma anche in tutte queste sottoschede, quindi nel bilancio, KPI, comparazione, report, viene automaticamente tutto tradotto come si può vedere. E quindi torniamo all'interfaccia in inglese e dico innanzitutto che per imparare ad utilizzare un'applicazione che gestisce dei dati, così come un software, bisogna metterci dei dati dentro e servono molti dati per capire come funziona, per fare delle prove, per fare delle verifiche, degli incroci di dati, per vedere come cambiano quando io cambio alcuni valori. E inserire molti dati all'inizio può essere anche fastidioso. Allora io ho previsto all'interno della programmazione di questa web app un dataset con 6 anni di bilancio dal 2020 al 2025 che si possono inserire con questo pulsante dataset insert e che poi si possono togliere completamente quando io poi vorrò utilizzare l'applicazione con dei dati effettivi dei bilanci con questo pulsante dataset remove. Con reset invece rimuovo tutto, sia i dati del dataset se li avessi inseriti, sia dei dati che io ho inserito indipendentemente dal dataset. Quindi vado a cliccare su dataset insert e come vedi sono stati automaticamente inseriti tutti i dati. Ci sono questi 6 anni di bilancio dal 2020 al 2025. Come hai potuto notare, una volta inseriti i dati, il database si è popolato automaticamente, cioè sono già stati fatti tutti i conti in ordine agli indicatori. Questo vuol dire che semplicemente inserendo i dati relativi al bilancio, che sono semplicemente questi 15 campi, cioè questi 15 campi che si vanno a prendere nel bilancio, automaticamente si genera tutto quello che vedremo di qui in avanti. Quindi nella dashboard abbiamo questi valori degli indicatori. Come vedi gli indicatori sono 12, non sono tantissimi perché questa web app è stata pensata per la piccola e media impresa e quindi io non ho voluto introdurre tantissimi indicatori perché poi c'è l'onere di ricercare i dati per calcolarli. Ho messo quelli importanti in modo che la cosa venga fatta veramente con rapidità e questi come il ROE, il ROS, il ROI sono tutti indicatori con i quali veramente il management aziendale può navigare sapendo quello che sta facendo, quindi prendendo delle decisioni con cognizione di causa. E, i valori degli indicatori poi si riflettono anche nei grafici. Questo è un grafico del trend, quindi dove io posso andare a vedere il trend degli indicatori, quindi io ho selezionato dal 2020 al 2025, l'ho selezionato qua su, poi potrei selezionare anche range diversi, come vedremo nelle lezioni dove approfondiremo tutto. E qui posso anche andare a cambiare la visualizzazione degli indicatori che voglio vedere in un determinato momento. Chiaramente li posso mettere anche tutti, ma il grafico diventerebbe caotico, quindi magari ne confronto 2 o 3 per volta. Posso anche modificare a istogramma e qui in questo caso, per quanto riguarda il grafico di istogramma, posso vedere soltanto un indicatore che ovviamente posso andare anche a modificare. Voglio vedere il ROE, voglio vedere il ROI, però soltanto un indicatore
indicatore, quindi questo è un grafico che serve per concentrarsi sui valori di un solo indicatore. Poi il fatto che siano stati inseriti dei dati, oltre ad aver generato ovviamente tutti i valori degli indicatori, ha generato anche queste tabelle, quindi i dati che abbiamo inserito ora con i dataset, domani quelli che inserirai tu relativamente ad un determinato anno di bilancio, qui in dati reali, perché poi li potrò inserire anche in dati simulati per vedere poi quanto sono stato capace di fare programmazione. All'inizio dell'anno inserisco quelli simulati, poi alla fine dell'anno inserisco i dati del bilancio vero e proprio, quelli reali. Ecco, questi dati, i dati reali, vanno a finire qui, e qui ci sono tutte quelle voci che hai visto dall'altra parte, qui in dati reali, per tutti i 6 anni di bilancio che ora abbiamo introdotto con il dataset. Qui si possono subito notare delle cose che risaltano all'attenzione di chi visualizza questa tabella. Innanzitutto ci sono dei valori in rosso. Sono questi dei valori che il sistema, sulla base di come è stato programmato, poi lo spiegheremo anche questo approfonditamente, ora non mi soffermo ad approfondire nessuno degli argomenti, lo cito soltanto sommariamente, il sistema ha reputato come critici, cioè ha reputato un valore come critico e quindi in questo caso lo segnala di rosso e lo fa lampeggiare in maniera soft. Inoltre ci va a mettere accanto questa i che l'utilizzatore del modulo può aprire per andare ad approfondire. La prima volta che si apre ci richiede di inserire il settore merceologico dell'azienda, perché poi l'intelligenza artificiale che sta sotto questa programmazione ti racconta anche di questo quando svilupperà tutta una serie di contenuti che vedremo. Quindi vado a cliccare su ok e parte la raccolta dei dati nel web, sempre attraverso la logica di programmazione, e su quella criticità mi viene fornita una scheda dettagliatissima di come valutarla, di cosa significa, di come poterla risolvere, di come variare delle voci di bilancio e vedere come variano simultaneamente anche le altre, e quindi in maniera proporzionata, perché se io qui vado da meno 226 a 100 e poi vado a fare simula, ottengo una simulazione su tutte le altre voci del bilancio che sono state ricalibrate in base ovviamente alla miglior scienza ed esperienza della sana gestione contabile. Poi posso andare anche ad applicare veramente, come vedremo nella lezione apposita, queste modifiche che ho fatto. E sotto mi vengono anche indicate delle soluzioni per risolvere la criticità, cioè per risolvere il valore rosso, perché quel valore poi il prossimo anno magari non sia rosso ma sia nero e quindi le cose vadano bene. Mi vengono suggeriti tutta una serie di punti e mi viene suggerito anche come sviluppare questi punti dal punto di vista di Microsoft 365, cioè ci fosse da fare un elenco di SharePoint. Ecco, in questo caso mi viene suggerito di fare un elenco di SharePoint per andare a controllare questo argomento, e mi vengono suggeriti anche i nomi dei campi e la tipologia del formato dei campi. Quindi è un'applicazione che non si limita a conteggiare le voci del bilancio e a produrre i valori degli indicatori, che ovviamente quello è l'aspetto principale importantissimo, ma prevede tutte queste altre funzionalità che poi servono anche alla gestione delle criticità che emergono dai valori degli indicatori o di alcune voci del bilancio, come in questo caso, che poi generano gli indicatori, perché gli indicatori, e passiamo alla tabella successiva, si generano da questi valori del bilancio. Questi valori del bilancio generano gli indicatori. Anche in questo caso abbiamo la stessa configurazione, gli indicatori che hanno un valore critico sono segnalati in rosso e c'è la stessa scheda. Sia da una parte che dall'altra qui posso andare a vedere di cosa si tratta, quindi vado ad approfondire questo indicatore, di cosa si tratta, così come nella scheda delle voci di bilancio posso andare a vedere per esempio la liquidità. Che cos'è? Se io non conoscessi approfonditamente il concetto di liquidità,
lo possa andare ad approfondire. Quindi chiudiamo questa scheda e andiamo avanti, andiamo alla scheda delle comparazioni. Qui si vengono messi a confronto gli indicatori da un anno all'altro, viene fatto un confronto di un anno con l'anno precedente, qui viene fatto il confronto tra il bilancio provvisorio e il bilancio definitivo. Ovviamente le voci sono sempre quelle, in qualsiasi momento anche qui è possibile aprire la scheda se non è chiaro un concetto, e qua giù invece viene messa a confronto la simulazione che possiamo fare dei dati all'inizio dell'anno e il dato finale che invece emerge dal bilancio. Quindi questi sono i valori degli indicatori che emergono in base ai dati che abbiamo inserito quassù in dati simulati, e quest'altra colonna invece indica i valori degli indicatori che risultano dai dati reali che abbiamo inserito alla fine dell'anno. Poi abbiamo la scheda report. Nella scheda report, in base ai valori che sono emersi in un determinato anno e in base all'anno KPI che io ho selezionato qui, viene fatta una relazione, cioè vengono riportati tutti i valori degli indicatori e in fondo viene fatta una relazione descrittiva. È una relazione descrittiva basica, ma già molto esauriente, che poi noi possiamo arricchire notevolmente con questa funzionalità sviluppa e impagina, dove io ho previsto un complesso script per l'intelligenza artificiale, ChatGPT, Copilot, Gemini, quello che vuoi, che devo soltanto copiare e incollare nel tool di intelligenza artificiale. Quindi qui c'è tutto questo complesso script e qua giù in fondo poi il programma ci riporta automaticamente il report che abbiamo visto poco fa. Poi qui abbiamo le criticità, le possiamo cercare per anno, le possiamo cercare per voce degli indicatori, quindi qui vediamo che per esempio questo indicatore ha una criticità nel 2024 e ce n'aveva una anche nel 2020. Possiamo convocare direttamente una riunione in Outlook dove andrà direttamente tutto questo testo. Questo lo possiamo fare anche dalle schede delle criticità. Ancora abbiamo il settaggio dei dati, qui noi andiamo ad inserire dei valori in base ai quali noi riteniamo che l'indicatore sia critico, da attenzionare o buono, e quindi è in base poi a questi valori che otterremo la criticità o meno del valore degli indicatori. Diciamo, noi vogliamo che questo indicatore sia entro questi termini. Se l'indicatore va oltre il termine o va sotto a seconda della categoria di indicatore, quindi è negativo, il sistema lo segnala in rosso come abbiamo visto precedentemente. Queste schede le abbiamo già viste, questa è la scheda per inserire i dati reali alla fine dell'anno, questa è la scheda per inserire i dati simulati all'inizio dell'anno, che poi produrrà tutti i confronti che abbiamo visto precedentemente. Ti faccio vedere un'ultima cosa, questa in modo veramente sommario perché è molto articolata, anche se semplicissima da utilizzare, i dati macroeconomici, perché una volta che noi abbiamo ottenuto il valore degli indicatori, che quindi abbiamo la situazione sotto controllo, poi sulla base di quegli indicatori dobbiamo capire in che direzione navigare, e per capire in che direzione navigare dal punto di vista della strategia aziendale occorre avere tutta un'altra serie di informazioni che sono delle informazioni macroeconomiche. Questo anche per una piccolissima impresa, perché se io ho una piccola azienda con 5 dipendenti che produce portafogli, li esporta negli Stati Uniti e vuole allargare il proprio orizzonte all'Arabia, ecco, magari prima è bene prendere informazioni su quello che sta succedendo in Arabia dal punto di vista geopolitico, dal punto di vista sociale, dal punto di vista del debito pubblico, perché il debito pubblico potrebbe poi comportare, per esempio, comportare o meno un sistema asfittico nei confronti delle aziende dal punto di vista della pressione fiscale, quindi magari ci potrebbero essere più o meno rischi di riscossione. Quindi qui molto semplicemente io vado a scegliere un paese, oppure posso scegliere anche una regione del mondo,
scegliamo un paese, supponiamo l'Argentina, eh, inizio l'analisi, l'intelligenza artificiale che è sottostante a questa web app analizza le fonti web e essendole stato indicato di reperire anche i dati dalla Banca Mondiale, quindi questi dati sono effettivi e quindi rimangono dentro l'applicazione, anche se poi possono anche non essere utilizzati perché io posso esportarli con filtro, mi ha generato sull'Argentina tutti questi valori, quindi i valori che ha trovato più recenti. Come vedi, ce ne sono alcuni del 2026, oggi è il 5 giugno del 2026, ce ne sono alcuni del 2025. Quindi qui ci sono anche in questo caso numeri, non soltanto parole o frasi o commenti che sono importantissimi a corredo dei numeri, ma l'indicatore deve essere sempre un numero. Quindi ha trovato tutti questi valori relativamente all'Argentina e poi qua giù mi ha dato anche un quadro generale dell'Argentina che non è molto buono per quanto riguarda gli investimenti, per quanto riguarda i rischi del mancato pagamento, per quanto riguarda l'affidabilità di investire in bot di quel paese. Ovviamente l'affidabilità qui è poca, però il tasso di interesse sarà altissimo. Per quanto riguarda gli investimenti, ma non sarebbe proprio il caso di espandersi in Argentina perché evidentemente qui le cose non vanno molto bene se da tutta una serie di valutazioni di tanti argomenti è venuto fuori che il punteggio è 42 su 100. Ora comunque non ci dilunghiamo, anche questo lo vedremo meglio nell'apposita lezione. Andiamo qui nello storico e nello storico possiamo andare a vedere dei dati relativamente all'Argentina. Quindi io seleziono tutto il set di dati che mi estrae i dati dalla Banca Mondiale relativamente a quegli anni, andiamo a prendere l'Argentina. Dopo aver selezionato lo Stato, in questo caso l'Argentina, posso andare a scegliere gli indicatori che voglio vedere nel grafico. Per esempio il prodotto interno lordo, vediamo l'inflazione, che è un dato importantissimo se io voglio fare investimenti in quel paese, vediamo la disoccupazione, perché poi sono le persone che mi devono comprare i portafogli. E come si può vedere qui la situazione dell'inflazione è pesantissima, la disoccupazione è anche abbastanza alta, il debito pubblico non è altissimo nel 2024, ecco, sta scendendo a partire dal 2022 e quindi qui mi faccio un quadro abbastanza chiaro dello stato in cui io vorrei fare l'investimento e posso valutare gli indicatori di cui ho ottenuto i risultati con il sistema che abbiamo visto precedentemente, ci posso navigare meglio verso la strategia ottimale dell'azienda. Quindi dopo questa presentazione andiamo a resettare i dati, ti faccio vedere che con il reset i dati vengono cancellati tutti. Dopo questa presentazione ti aspetto nella prossima lezione nella quale cominceremo a entrare nel vivo dell'utilizzo di questa applicazione. Ti aspetto nella prossima lezione. Ciao!